Bentrovati, conferenza stampa di Ungaretti, poeta e soldato, presentata da Marco Goldin al Teatro Verdi di Gorizia. Attraverso le impervie terre del Carso, l'arte si intreccia con la natura selvaggia, dipingendo paesaggi di storia tra le rocce e i venti. Questo video, integrale e da vedere tutto, è il nostro invito a condividere un viaggio di scoperta e meraviglia. La linea al Teatro Verdi. E poi torna alla luce con i suoi canti e li disperde. Di questa poesia mi resta quel nulla di inesauribile segreto. Ho scritto il primo libro di poesie, Porto Sepolto, e poi una parte dell'Allegria l'ho scritta in trincea. E l'ho scritta su quei pezzetti di carta che mi capitava ad avere, sull'involucro delle pallottole, sul cartone, su delle cartoline, e così nel pericolo fra un tiro e l'altro, no? Forse sul lago, nella luce del giorno che a mano declina, camminando dagli irti sassi sull'erta scuoiata, fino all'acqua che da lì non si vede e non si immagina così verde di speranza e di stanza. O forse da qualche altra parte nel tempo, non conosciuta, perché confusa tra i rari rami del cielo. Forse così questa storia è cominciata. Nella luce di una quasi sera, distesa verso il confine da cui venivano ombre e miraggi, come l'oasi cara ai viandanti nel deserto. Confine che adesso è bosco, è acqua specchiante, nuvole e vento, e non più pietra. Quando viene il momento sì, fatto della chiara lanterna del crepuscolo, allora il forte nembo che aveva spazzato il cuore, scuro e minaccioso, un tuono che rotola e si percuote, per un minuto, un solo minuto, se ne va e si immagina l'annuncio del futuro, la bellezza del tempo, la sua anima che ci coglie sempre, impreparati. Una intera nottata, buttato vicino a un compagno massacrato, con la sua bocca digrignata volta al plenilunio, con la congestione delle sue mani penetrata nel mio silenzio, ho scritto lettere piene d'amore. Non sono mai stato tanto attaccato alla vita.
questa pietra del San Michele, così fredda, così dura, così prosciugata, così refrattaria, così totalmente disanimata come questa pietra. È il mio pianto che non si vede. La morte si sconta vivendo.
Mi tengo a quest'albero mutilato, abbandonato in questa dolina che ha il languore di un circo prima o dopo lo spettacolo, e guardo il passaggio quieto delle nuvole sulla luna. Stamani mi sono disteso in un'urna di acqua, e come una reliquia ho riposato. L'isonzo scorrendo mi levigava come un suo sasso. Ho tirato sulle mie quattr'ossa e me ne sono andato come un acrobata delle acque. Mi sono accoccolato vicino ai miei panni sudici di guerra e come un beduino mi sono chinato a ricevere il sole. Questo è l'isonzo. E qui meglio mi sono riconosciuto una docile fibra dell'universo. Il mio supplizio è quando non mi credo in armonia, ma quelle occulte mani che mi intridono mi regalano la rara felicità. Ho ripassato le epoche della mia vita. Questi sono i miei fiumi. Questo è il cerchio al quale hanno attinto 2000 anni forse, di gente mia campagnola, e mio padre e mia madre. E questo è il Nilo che mi ha visto nascere e crescere e ardere di inconsapevolezza nelle stese pianure protette d'azzurro. E questa è la Senna, e in quel suo torbido mi sono rimescolato e mi sono conosciuto. Questi sono i miei fiumi contati nell'isonzo, e questa è la mia nostalgia che in ognuno mi traspare ora che è notte e la mia vita mi pare una corolla di tenebre. Come deve essere tornare dopo il lungo viaggio, tornare ai luoghi dove da ragazzi si è incarnata la vita e si è attorcigliata un albero diventato in molti alberi, sopra cui, talvolta, sul rosso delle foglie a risplendere, è caduta piano la neve, l'albero della nebbia, quel tempo d'autunno che è mite, eppure annuncia piogge e burrasche sul mare che dall'alto si vede ed è un lago di luce, un colpo sordo del cuore che insieme dilaga e si serra. Come deve essere anche solo poter ritornare e avere negli occhi ciò che era e ciò che è stato, il principio e la fine del viaggio, i suoi movimenti e silenzi, alzarsi in piedi e camminare con il passo più incerto di un vecchio, stringere quegli occhi diventati fessure nella luce piena e assolata, grattata sui muri ancora sbrecciati, e da un crocicchio di paese sentire una volta di più quelle voci masticate e aggrappate alla vita,
fino a che ogni cosa torni a essere vento, finché tutto del tempo si adagi sul carso, preso e perso nell'anima del mondo. Grazie. Credo che abbiate visto, ascoltato che c'è un bel po' di anima dentro questa cosa. Allora, la prima cosa che voglio dire è un grazie veramente con il cuore, in primis alla Regione Friuli Venezia Giulia e poi agli enti che accompagnano la Regione in questo progetto, il Comune di Gorizia che ci ospita in questo teatro, il Comune di Monfalcone con la collaborazione di Promoturismo FVG. Siamo tutti raccolti sotto quel grande ombrello di Go 2025. Voglio fare questo ringraziamento perché avendo accolto, e adesso vi dirò da quando è nata questa cosa, avendo accolto questo progetto mi hanno fatto un grande regalo perché siamo usciti finalmente, mi viene da dire, da queste cose che soprattutto in Italia si fanno molto negli ultimi anni, cioè queste mostre pacchetto anche di autori famosi che girano da una città all'altra sempre uguali, che ti arrivano da un unico museo, insomma dove non c'è alcun lavoro di natura curatoriale, di natura ideativa, di fantasia, di scrivere una storia, scrivere un racconto. Bene, per me avere
ci stiamo lavorando alacremente da tanto tempo e avremo ancora tanti mesi davanti, ma insomma lavorare a questo progetto che è veramente, lo capirete questa mattina, è un grande racconto, scritto a più mani. L'idea, sì, è mia, naturalmente, mi occupo di alcune parti, ma poi ci sono tante persone, alcune delle quali vi presenterò tra poco, che stanno lavorando con me dal punto di vista musicale, dal punto di vista storico, dal punto di vista letterario, dal punto di vista visivo, e l'avete visto in questo video, credo molto, molto bello e molto emozionante. Allora, grazie, veramente, lo dico col cuore, perché è bello, per come intendo personalmente il lavoro di un critico d'arte, di uno storico dell'arte, insomma, di una persona che si occupi di creatività. È bello poter esprimere tutto questo e non così affidarsi a mostre di tutt'altra natura. E quindi grazie di cuore, veramente. Allora, questa mostra è nata, l'idea di questa mostra è nata nell'estate del 2022. Avete visto che c'è una dedica, la dedica a Enzo Caimero. Enzo, l'estate del 22, mi ha telefonato chiedendomi di pensare, perché così gli era stato chiesto, di pensare a qualcosa di importante, un'esposizione, mi aveva detto proprio così, a una di quelle cose che abbiamo fatto anche a Villa Manin, queste grandi mostre internazionali, in occasione appunto di Go 2025. E allora mi sono ben documentato, la tematica e tutto, e sono andato da lui una settimana dopo con un progetto. Avevo una paginetta di appunti e lui, come sempre faceva, si è trascritto, e ci sono ancora questi appunti, si è trascritto tutto questo, e questo progetto gli era molto, molto piaciuto. Ma poi gli ho detto, avrei anche un'altra idea. Va bene, è una mostra internazionale, ma mi piacerebbe che tu potessi proporre alla regione un'altra cosa. E allora gli ho parlato di questa idea che in quel momento era ancora allo stato embrionale, perché era veramente poco più di un'idea, legata a Giuseppe Ungaretti. E vabbè, questa cosa lo aveva entusiasmato ancora più dell'altra, a dire la verità. E a quel punto ho cominciato a rifletterci, a pensarci, ma abbiamo fatto subito una cosa, perché la mia idea di mostra partiva in quel momento, siccome avevamo tante passioni in comune nell'ambito della pittura, parlo della pittura italiana contemporanea, dall'idea di chiamare 10-15 pittori di tutta l'Italia a venire da queste parti, portare queste persone sul Carso, anche persone che non lo conoscessero, anche persone molto lontane geograficamente, dalla Sicilia, dalla Calabria, da Roma, e quindi farle arrivare qui, naturalmente assieme anche ad altri pittori più vicini geograficamente, farli venire qui e farli loro interpretare i luoghi che Ungaretti aveva percorso, aveva camminato quando aveva combattuto e quando era stato nelle retrovie. E a lui era piaciuta molto questa cosa, e anzi, e io ho tenuto fede a tutto questo, anzi, in quell'incontro nel suo studio, erano 2 o 3 giorni prima di Ferragosto del 2022, e poi in alcune telefonate che ci siamo scambiati, abbiamo anche messo giù proprio insieme tutti questi nomi, che sono proprio quelli che voi avete visto in quell'elenco, 12 artisti, e quindi insomma è come se anche lui fosse qui e ci dicesse ok, sono quelli i pittori. Poi le cose sono andate avanti e il progetto è diventato molto più grande, ed è quello che vi racconterò questa mattina. E ultime 2 cose prima di
mandare il videomessaggio di saluto del vicepresidente della regione che non può essere qui con noi stamattina. Due cose. La prima, mi sembra quasi una specie di segno del destino. Pensate che quando avevo 20 anni, insomma, appena finito il liceo, in realtà ho fatto anche un anno da svogliatissimo studente di medicina in mezzo fra il liceo e poi dedicandomi invece a quello che ho fatto nel resto della mia vita. Il primo corso monografico che ho fatto è stato su Ungaretti, incredibilmente, letteratura italiana contemporanea, e mi ricordo, lo racconto anche nel testo che ho scritto, sono entrato in quest'aula grande, bellissima, Ca' Foscari a Venezia, affacciata sul Canale Grande, e è arrivato questo professore, si è tolto il cappello, l'ha appoggiato sul tavolo, sulla cattedra insomma, e ci ha guardato un po' e poi ha tirato fuori un libro, l'ha messo sul tavolo e ha detto: bene ragazzi, quest'anno il corso monografico sarà dedicato a Ungaretti. Naturalmente, ha soggiunto, partiremo dal Porto Sepolto. E quindi è veramente per me una specie di segno del destino. E l'ultima cosa che voglio dire, l'ultima di tante altre in realtà, adesso l'ultima, è che quando assieme a tutti questi pittori, guidati da una bravissima guida che è qui, Elisa De Zan, abbiamo percorso in un paio di giornate tutti i sentieri sul Carso, l'idea di fare una mostra, così come la vedrete tra poco, composta su Ungaretti, è emersa come una cosa assolutamente straordinaria dal punto di vista spirituale. Camminando si sentiva veramente uno spirito che saliva, e tutti noi che eravamo lì, io con i pittori, eravamo in silenzio. Elisa parlava, bravissima, diceva delle cose molto interessanti, ma ogni tanto vedevi le persone che si allontanavano, che si isolavano, perché tutti avevamo bisogno di silenzio. Del resto la parola di Ungaretti è proprio questo, silenzio. Mandiamo il videomessaggio del vicepresidente della regione. Avrei voluto assolutamente essere anch'io oggi a Gorizia alla conferenza stampa di presentazione del progetto Ungaretti, poeta e soldato, ma siamo impegnati qui a Trieste, in consiglio regionale, quindi posso mandare un videomessaggio di saluto, lo faccio volentieri perché davvero penso che quello che viene presentato oggi sia un progetto oltremodo affascinante e ambizioso che si inserisce con un ruolo di primo piano nell'ambito della programmazione per Nuova Gorizia e Gorizia, capitale europea della cultura. Cominciamo finalmente a entrare nel vivo e la nostra intenzione è proprio quella di mostrare l'autentica anima della città di Gorizia e della nostra regione. Un'anima nobile sicuramente quella di Gorizia, un'anima che poi a un certo punto ha sofferto, ma nel mio cuore nessuna croce manca, e il mio cuore il paese più straziato, avrebbe detto Ungaretti, e questo strazio, questo dolore noi dobbiamo essere capaci di mostrarlo, però una visione ottimista per il futuro, perché bisogna avere la forza di rialzarsi. Ho tirato su le mie 4 ossa e me ne sono andato come un acrobato sull'acqua, avrebbe sempre detto il grande poeta, e allo stesso modo anche noi dobbiamo tirare su le nostre 4 ossa e dobbiamo avere la capacità come acrobati di interpretare le nuove opportunità che il confine offre. Il confine non è più un muro, fine di qualcosa, ma è una nuova opportunità di relazioni, quindi di amicizia e di pace tra i popoli, e noi possiamo essere testimonianza di questo grande valore della cultura di frontiera. Per queste ragioni il progetto di oggi è tra i più importanti che la proposta culturale elaborata anche d'intesa con la Regione offre nel panorama delle
proposte per Gorizia, capitale europea della cultura. Si tratta di 2 mostre e di uno spettacolo pensato peraltro per essere rappresentato in diverse località, e queste 2 mostre, questo spettacolo, vogliono essere il testimone che accompagnerà sul territorio il pubblico a vivere da vicino la memoria storica, geografica, letteraria dei luoghi in relazione a un periodo che ha segnato e ha caratterizzato in modo significativo tutta la regione, i suoi abitanti, e ha caratterizzato anche l'Italia e l'Europa. E io penso che lasciare che sia l'arte a parlare di Ungaretti, dei luoghi e degli eventi che ha vissuto e che lo hanno ispirato, equivale forse a utilizzare il linguaggio che più si avvicina alla poesia e che meglio la interpreta, restituendo così, credo, al pubblico un messaggio che è sicuramente efficace ed emotivamente coinvolgente. E quindi sì, finalmente entriamo nel vivo, iniziamo a presentare i progetti a cui da tempo la Regione, il Comune, tutti i soggetti coinvolti stanno lavorando. Questo che Linea d'Ombra e Marco Goldin presentano oggi a Gorizia, come dicevo all'inizio, certamente sarà uno dei momenti più autentici, proprio perché è in grado di mostrare l'anima di un territorio, più autentici ed efficaci della proposta culturale per Gorizia. E quindi buon lavoro, buona presentazione, poi siamo tutti curiosi di assistere poi però al progetto quando davvero finalmente entrerà nel vivo. Grazie al vicepresidente Anzi. E adesso vorrei chiamare i 2 padroni di casa, il sindaco di Gorizia e l'assessore alla cultura del comune di Monfalcone. Dici tu i tempi, chi comincia? No, beh, in virtù del Sì, tempo, sì, grazie. sì, Gli amici sanno tutto. Innanzitutto grazie a tutti voi, ma io un ringraziamento particolare lo darò dopo, naturalmente lo dedicherò a Marco, perché sappiamo che è non solo quello che l'ha ideato, proposto, ma ne parleremo dopo, perché deve avere uno spazio particolare come artista, perché nasce come artista, poi anche come organizzatore. Ma essere un organizzatore senza una componente artistica c'è qualcosa che non va. È come se, vero, nel senso che quante volte ti ha aiutato ma anche creato difficoltà la tua componente artistica dell'organizzazione, come se fossero 2 persone diverse e dici no, deve prevalere questo, non quell'altro. Perciò alla fine questo insieme di componenti hanno creato le tante cose che hai creato lungo il tuo percorso professionale, ma ha creato anche questo che, non so se hai osservato sicuramente, il silenzio, che è un silenzio non derivato dal fatto di non disturbare il vicino, perché si è riuscito, attraverso naturalmente queste immagini e che questa voce, a emozionare. 8 febbraio del 2025, Nova Gorizia, capitale europea, non capitali, ma capitale europea della cultura. E come sappiamo, l'8 febbraio non è stato scelto a caso. È stato scelto perché l'8 febbraio moriva il più grande poeta, cantore sloveno, mi riferisco a Prescire. 8 febbraio perché nasceva nel 1888 Ungaretti. E come non, nel momento in cui stiamo parlando di Ungaretti, ma stiamo parlando giustamente anche della capitale europea della cultura, un cantore attraverso le sue parole di un territorio diviso all'epoca, prima guerra mondiale, diviso tra 2 stati diversi, ha creato perciò tragedie, dolori, sofferenze. Dopo la prima guerra mondiale una frontiera che ha continuato, nonostante la mancanza di eventi bellici, a creare dolore e sofferenze, stati diversi, un confine che ha continuato a creare
dolori, tragedie e sofferenze. E riuscire perciò, anzi voglio proprio leggerlo perché questa qui è la dedica che Ungaretti, per la prima volta rientrato a Gorizia il 20 maggio del 66, in occasione di un convegno organizzato, promosso da ICM, all'epoca c'era un grandissimo sindaco, mi riferisco al sindaco, poi senatore Martina, e di suo pugno Ungaretti scrisse: al municipio di Gorizia, alla città, segno non di una vittoria, ma di una speranza di fraternità finalmente raggiunta tra gli uomini. All'epoca non esisteva neppure l'idea di capitale europea delle culture. Però se noi dovessimo davvero trovare un qualcosa, una fotografia e un auspicio, e questo qui davvero potrebbe incarnare nel vero senso della parola quello che poi è stato lo spirito, auspicio e lo spirito della capitale europea della cultura. E la tua grande intuizione, che quando me l'hai detto all'inizio sono rimasto perplesso. Tu sei abituato, immagino, a presentare un qualcosa, a trovare una platea perplessa, e poi invece che man mano che passano i giorni, che si carica e si convince e dice: ma che bello! Non già perciò, dico, 12 sono gli artisti, vero? 12 artisti, alcuni dei quali più vicini, altri più lontani, che interpretano, emozionando come emoziona Ungaretti, come ha emozionato, continua a emozionare Ungaretti con la sua prosa, con le sue parole, con le sue poesie, che si emozionano attraverso la vista ed emozionano attraverso le opere che produrranno. Perciò è davvero quasi un passaggio, sempre nell'ambito delle emozioni, da uno strumento all'altro. Un grazie assolutamente, ovvio, e di cuore all'amministrazione regionale, sia per aver sponsorizzato questo evento, ma anche per l'aiuto che ci fornisce in continuazione lungo questo percorso che ci condurrà nel 2025 e oltre, perché grazie anche a questi eventi Gorizia intende entrare nel grande circuito delle grandi mostre. Un grazie a Monfalcone, ma perché, naturalmente grazie al sindaco, grazie a te, perché questo incarna lo spirito con cui insieme alla regione, insieme a tanti altri soggetti, ci siamo incamminati. C'era anche la direttrice, adesso sono accecato la direttrice del GECT, che saluto, la dottoressa Cocina, che incarna lo spirito. Noi abbiamo detto, partiamo dagli grandi eventi, dai luoghi tra Nova Gorizia e Gorizia per allargarci al territorio. Significa il territorio più vicino, Monfalcone, la Destrisonzo, Aquileia, Palmanova, Cividale e via via, perché partendo però dal confine, perché sappiamo che non abbiamo ottenuto questo conferimento in virtù di paesaggi bellissimi, particolari, di monumenti abbiamo particolari, ma in virtù del confine. Quel confine che è stato cantato, quel carso che è stato cantato da Ungaretti, cioè quell'emozione che continua a suscitare anche grazie ad Ungaretti. Perciò grazie anche all'articolazione, mi riferisco perciò a Promoturismo FVG, e perciò al GECT, a tutti coloro che a diverso titolo naturalmente hanno concorso a questo risultato, e ci fa piacere, quando dicevo il concorso del territorio, alle altre città, ne parlerà dopo Marco, alle altre città che andando verso ottobre, quando inaugureremo la mostra, andando verso ottobre offriranno uno spunto di riflessione e anche di promozione di questa mostra, ma di Ungaretti in altre città della nostra regione, che naturalmente ringrazio e sono partner insieme a noi proprio per ribadire che la capitale europea della cultura, per quanto ci riguarda, ovvio naturalmente c'è la parte slovena e da parte italiana, è una platea vastissima che coinvolge tutto il nostro territorio. Mi sono allungato troppo? Dimmelo. Adesso passiamo la parola all'assessore Fasani. Grazie. Grazie Sindaco, io porto subito i saluti del mio Sindaco Anna Maria Cisinte e ringrazio soprattutto il Sindaco Ziberna per questo invito straordinario qui, in questo bellissimo palcoscenico. Tra l'altro ringrazio il professor Goldin, che ho avuto occasione in questi ultimi mesi di conoscere. Lo conoscevo nel senso che lo seguivo prima professionalmente, ma adesso addirittura di persona abbiamo investito questo meraviglioso progetto. È sempre meraviglioso parlare per secondo, lo dico sempre al mio sindaco, perché quando poi si è detto tutto,
però ormai ci sono abituato. Devo dire che sono veramente molto emozionato di essere qui a portare avanti questa progettualità, una progettualità che, se mi permetti Sindaco, oggi è stata ben rappresentata dal nostro quotidiano locale. Mi è molto piaciuto quell'articolo, è stato fatto molto bene, ma soprattutto la parte iniziale, lo dicevo prima anche con gli assessori qui presenti, Oretti, Artico, che tra l'altro saluto, non li vedo più, ma so che ci siamo visti prima, perché si è parlato di asse Gorizia-Monfalcone. Sinceramente lì si è detto nuovo asse Gorizia-Monfalcone, ecco, l'unica cosa su cui dissento un po' è su quell'aggettivo, perché c'è sempre stato, è un asse che c'è sempre stato, non è nuovo. Sicuramente nel cuore del sindaco di Monfalcone, dell'amministrazione che io rappresento, di chi vi sta parlando, ma non ho dubbio, non ho benché minimo dubbio, anche di questo sindaco della città di Gorizia, non c'è mai stato un nuovo asse, ma c'è sempre stato un asse. E lo posso anche dimostrare con i fatti, sono già quasi 4 anni, o forse anche più di 4 anni, che un progetto comune che io ho portato avanti insieme all'assessore Oretti, quello dei teatri in rete, in cui ben 5 comuni e 6 teatri si sono messi in rete, dando una grande opportunità a tutto il territorio, e cioè quella di avere quasi 130 titoli di cartellone che, grazie a una scontistica, esibendo il proprio abbonamento, hanno permesso a coloro che vogliono fruire del teatro di non avere più solo il teatro di riferimento della propria città, ma di avere anche altre realtà. Monfalcone l'ha fatto anche con i distretti del commercio. Siamo comune capofile, portiamo avanti 9 comuni che vanno da Muggia fino ad Aquileia e 9 associazioni di categoria che vanno da Trieste a Udine. Quindi sappiamo perfettamente che cosa vuol dire fare gioco di squadra, che cosa vuol dire fare sinergia. Ecco perché non sono d'accordo con quell'aggettivo. Tra noi, tra Monfalcone e Gorizia, c'è sempre stato un accordo e c'è sempre stata la volontà di lavorare in comunità e soprattutto in sinergia. Ma è una cosa molto importante quella che sto dicendo, perché noi abbiamo anche, e questo lo dico perché è stato oggetto dell'incontro che ho avuto con il tuo assessore, con la dottoressa Artico, quando abbiamo parlato di visione, perché la politica è scegliere, ma prima di scegliere bisogna avere una visione delle cose. E abbiamo parlato di visione quando abbiamo pensato a Go 2025 come una grande vetrina, nella quale ognuno di noi, ognuna delle nostre realtà, metta in quella vetrina le proprie eccellenze. Ce ne sono tante di eccellenze, Gorizia ne ha tantissime da mettere in quella vetrina, ma lo ha citato prima il sindaco, ci sono città molto importanti come Aquileia. Aquileia è quel punto di riferimento da cui tutti noi sappiamo da dove partiamo per sapere chi siamo oggi e che cosa ci attenderà domani. Abbiamo Grado, abbiamo giustamente detto Cividale, abbiamo avuto grandissime realtà, Re di Puglia, quell'asse che porta da Re di Puglia a Gorizia per arrivare a Monfalcone, parlando della Grande Guerra, e siamo qui a parlare proprio di questo oggi. Queste sono le grandi realtà che noi metteremo a disposizione. Monfalcone con le sue realtà che sono uniche a livello europeo. Pensate al nostro MUCA, Museo della Cantieristica, unica realtà europea vicino a un'azienda ancora viva e operante all'interno di un museo a cielo aperto, che è quello del quartiere di Panzano, grazie alla lungimiranza già nei primi del Novecento dei Kosovic, che hanno pensato non solamente al business della cantieristica e della successiva navalmeccanica, ma hanno anche pensato a come poter dare spazio a coloro che lì dentro lavoravano, alle maestranze, creando addirittura, di questo vado molto orgoglioso, creando addirittura un teatro pensando agli operai. Quando mai si era pensato a una cosa così lungimirante, così avanti nel tempo? Queste sono le cose che Monfalcone può mettere a disposizione e sono convinto che con Gorizia faremo un grande lavoro. Devo anche dire che le progettualità che intendiamo portare e mettere a disposizione per tutto quanto il territorio, perché con l'assessore Artico dicevamo appunto che tutto ciò che noi facciamo deve essere un valore non solo per la nostra città, perché attenzione, questa è una scommessa che non si vince da soli, questa è una scommessa che si vince giocando di squadra. E in quella grande realtà noi intendiamo metterci anche le nostre relazioni con la Fondazione dei Musei Civici di Venezia, per esempio, che ha portato le grandi mostre Monfalcone, ma che metteremo ovviamente a disposizione per tutto quanto il periodo del Go 2025, ma anche quello che abbiamo fatto con la NIAM di Roma. E soprattutto voglio ringraziare tutti coloro che hanno creduto a queste progettualità. I soldini che sono arrivati a Gorizia, a Monfalcone per queste progettualità non sono frutto del fatto che siamo solamente simpatici, ma perché abbiamo portato dei progetti interessanti, dei progetti condivisibili e che sono sicuramente un punto di riferimento anche per le nostre imprese e per le nostre imprese.
Ecco tutto quello che racchiude, e ci sarà la possibilità di poter portare avanti, ma noi siamo andati oltre, dobbiamo pensare anche dopo 2025 e glielo racconteremo il prossimo anno, altrimenti ci dilunghiamo troppo. Comunque ecco, quello che è importante, voglio chiudere qua con un tema che è anche caro al mio sindaco. Gorizia e Monfalcone devono avere il timone, hanno il compito di avere questo timone per riuscire a traghettare questa grande barca che ci porterà a transare un attimino le acque chete che ci aspettano nel 2025 con tutte le progettualità culturali. Noi chiaramente ce ne faremo carico, abbiamo i comuni dell'Isoltino che sono vicini a noi e sono sicuro che faremo veramente un grandissimo risultato. Non avendo uno sbocco sul mare, oltre che il timone anche il volante, dai. Abbiamo il volante per arrivare al timone della barca che ci porterà. Grazie, grazie a tutti. Bene, allora, adesso acceleriamo e vediamo. Vorrei partire da questo, spiegarvi un momento molto brevemente il logo che assieme al nostro grafico Giovanni Donadini abbiamo scelto. Vedete quelle, la P e la O e la S e la O intrecciate, sono il segno di due cose. Il primo, abbiamo recuperato il senso della copertina dell'edizione del Porto Sepolto di Ungaretti uscita nel 1923, dove si lavorava con caratteri diversi da questi, ma proprio sulla unione, sulla sovrapposizione, e quindi per avere un richiamo di carattere storico e poi un qualcosa di carattere contenutistico, etico, chiamiamolo come vogliamo. Io l'ho detto anche in una piccola intervista fatta prima con la RAI, la cosa che ho in mente, soprattutto dentro a questo progetto, in una situazione anche molto particolare che vive tutto il mondo, io ho sempre in mente la poesia Fratelli, ed è proprio quella che mi ha un po' guidato nella costruzione di tutto questo progetto. E quindi quell'unione delle lettere sta a significare anche l'unione di che cosa? La P e la O di poeta, di due personaggi straordinari, l'uno ovviamente Giuseppe Ungaretti e l'altro Ettore Serra, la persona senza la quale non avremmo avuto il Porto Sepolto, che in tempo di guerra è andato a Udine e ha fatto stampare queste 80 copie del Porto Sepolto. E poi la S e la O, soldato, proprio l'unione, come tante volte ha scritto Ungaretti anche dopo l'esperienza bellica, la sua capacità di non considerare nemici coloro che stavano dall'altra parte delle trincee. Dunque quell'unione della S e della O nella parola soldato sta a significare esattamente questo. Allora, la prima cosa che noi avremo modo, noi di fare, voi di vedere, è uno spettacolo teatrale. Uno spettacolo teatrale che anticiperà la mostra e sarà costruito, lo stiamo ovviamente già costruendo, poiché la prima avverrà qui nel Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Gorizia il 10 di aprile, poi avremo una data successiva il giorno dopo, l'11 di aprile nel Teatro Comunale di Tolmezzo, poi saremo il 15 di aprile al Teatro Comunale di Treviso, il 16 saremo al Teatro di Monfalcone, il 17 saremo al Giovanni da Udine a Udine e il 23 chiuderemo questa piccola tournée a Pordenone al Teatro Verdi. Devo dire che ci sono già tante richieste anche di avere questo spettacolo altrove in tutta Italia, ma insomma vedremo, perché il lavoro da fare è veramente tanto. Lo spettacolo è costruito attraverso una rappresentazione che è naturalmente quella della storia di Ungaretti sul Carso, la sua poesia sarà al centro, attraverso tante persone che assieme a me saranno sul palco. Io farò come sempre il racconto, ma ci sarà una grandissima cantante, Antonella Ruggero, e tra poco spiegheremo anche perché ho scelto di invitarla, di chiamarla a lavorare con noi. Ci sarà un attore, Gilberto Colla, che avete già sentito leggere nel video e che leggerà sul palcoscenico alcune delle poesie di Ungaretti, e poi ci saranno delle cose che sono rappresentate da due persone che sono qui, la prima delle quali chiamo sul palco adesso e che è il maestro Remo Anzovino.
Remo ci ha gentilmente concesso la possibilità di utilizzare nel video che avete visto all'inizio di questa mattinata le sue musiche da questo disco Don't Forget to Fly, che è uscito l'anno scorso, che ha avuto un grandissimo successo, è stato premiato anche come disco dell'anno, e insomma Remo ha fatto tantissimi concerti con questo disco, e quindi grazie intanto Remo per averci dato questa possibilità. Con Remo abbiamo lavorato tante volte in teatro da quando ci siamo conosciuti, e ho pensato per questo spettacolo assolutamente voglio Remo Anzovino con le sue musiche sul palcoscenico, quindi sarà sul palcoscenico dal vivo con uno Steinway Gran Coda, lo è anche questo, ma un po' diverso, e quindi lavoreremo insieme in questo racconto. Poi vi racconterò fra 5 minuti, 10 minuti, perché come vedete è arrivato il pianoforte, quindi immaginate che Remo suonerà qualcosa, e poi vi spiegheremo come inizierà lo spettacolo. Ma adesso ti chiedo, Remo, un po' il senso, il sentimento della musica, dei temi che hai scritto per questo spettacolo, cosa che ha già fatto. Beh, innanzitutto buongiorno a tutti, sono veramente felice di essere qui. Progetto bellissimo, devo dire che per me lavorare con Marco è sempre un'occasione di grande crescita, innanzitutto della nostra amicizia, perché il modo in cui lui intende il lavoro è esattamente il mio, è sempre molto molto bello partire da un'idea che lui ha e capire come tradurla in suono, perché lui sicuramente ha una rara capacità di saper guidare proprio i collaboratori che sceglie, in questo caso il musicista. Io ho cercato di lavorare in questa ottica del racconto. Io penso che la poesia di Ungaretti rappresenta idealmente una meravigliosa melodia, cioè come se fosse un canto di una melodia straordinaria. Quindi ho cercato di lavorare alle varie atmosfere che tu andrai a mettere in scena, partendo dalla costruzione di musiche che fossero dotate di melodie importanti, cioè di una successione di note con un senso compiuto che spero abbia la capacità di, da un lato, accompagnare e commentare nella maniera più giusta il racconto, che di fatto è un racconto comunque audiovisivo, e dall'altro di colpire nel cuore delle persone. Bene, allora ci fai ascoltare il primo pezzo? Lo suono e poi ne parliamo. Facciamo che li suoni tutti e due e poi ne parliamo alla fine. Perfetto, allora vi suono questi due temi che ho realizzato.
chiesto di lasciare questa immagine perché questi sono i due temi principali che Remo ha scritto per lo spettacolo. E questa musica, che poi sarà anche la base musicale di una delle canzoni, è proprio la base musicale di una canzone il cui testo ho scritto sul tema della notte sul Carso durante la guerra. E devo dire che i pittori che abbiamo coinvolto assieme a Enzo, appunto, ormai 1 anno e mezzo fa, stanno facendo dei lavori straordinari. Questo, che era uno dei pittori più amati da Enzo Cainero, che è Alessandro Verdi, un pittore lombardo, secondo me ha interpretato in modo straordinario questa atmosfera notturna. Vedete il volto di Ungaretti che appare come da una nuvola là in alto, e se devo dire mi ricorda, siamo nell'anno centenario della nascita di Giuseppe Zigaina, un altro figlio straordinario della terra del Friuli Venezia Giulia. Mi ricorda quell'immagine, vi ricordate forse Mio padre e l'Ariete, questi quadri con l'immagine del padre falegname che appare in tanti quadri di Giuseppe, e lui ha messo Zigaina lì, e questo durante la notte è il Monte San Michele con questo cipresso sulla sinistra, e dentro a questa atmosfera ho costruito proprio questa canzone, e Remo ha scritto questa musica. E per andare, dopo ascoltiamo la tua parola ovviamente, e per andare al primo tema musicale, quello è un po' il motivo da cui nascono questi primi 15 minuti dello spettacolo. Ungaretti faceva parte della Brigata Brescia, che era denominata quella dei calabresi, perché era fatta da tantissimi ragazzi che provenivano dalla Calabria o comunque dalle regioni meridionali del sud dell'Italia. Allora io ho immaginato l'inizio dello spettacolo, questi 15 minuti con semplicemente Remo e Antonella Ruggero sul palcoscenico, li ho immaginati così, e ho scritto queste canzoni per lei, i testi per lei, come una madre che sulla costa calabrese, guardando il mare, raccontasse quello che in alcune lettere, ovviamente immaginarie, quelle che io mi sono immaginato, la vita sul Carso. E quindi da una parte queste immagini notturne, questi sogni, queste sofferenze durante la notte, con queste apparizioni bellissime di luce, e immaginiamo che da lì ci siano degli sbuffi di luce, di onde che arrivino dal mare Adriatico. Ma nel primo tema è proprio il tema della canzone in cui questa madre seduta davanti al mare, non Adriatico, ma della Calabria, immagina tutto quello che il figlio potrà fare se tornerà e quando tornerà dalle battaglie sul Carso. È una specie di ninna nanna quasi, ed è stato veramente bello scrivere questi testi, e l'inizio sarà esattamente dello spettacolo, saranno questi 15 minuti. Quindi adesso, e poi ti do la parola, mandiamo Antonella Ruggero non può essere qui perché è a Berlino a lavorare in questi giorni, e quindi però ci ha mandato questo brevissimo audio per salutare. Buongiorno a tutti, sono Antonella Ruggero. Eccomi pronta per una nuova avventura che mi vede legata ad un inedito progetto teatrale creato da Marco Goldin, con il quale ho avuto modo di collaborare dal 2006 in occasione del tour teatrale di L'abitudine della luce, al quale è poi seguita la pubblicazione del progetto discografico omonimo. Questa volta si tratta di letteratura e in particolare di grande poesia come quella scritta da Ungaretti. I testi di Marco saranno accompagnati dalle musiche di Remo Anzovino, e sono certa che questa collaborazione porterà ad un risultato molto interessante e suggestivo. Ci si vede quindi in aprile per questa serie di eventi che ci vedranno in alcuni teatri fra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. A presto e un saluto. Insomma, è una cosa molto bella, sicuramente, ecco,
unire la tua guida dal punto di vista della suggestione del racconto e di quale dovrà essere la funzione della musica in scena, sapendo in partenza di poter comporre per una delle voci più straordinarie del nostro paese, questo ha influito, perché penso sia chiaro che entrambi i temi che ho suonato sono proprio pensati per la sua voce, cioè per la possibilità che la sua voce mi consente dal punto di vista della curvatura balistica, proprio della melodia, che sono andato a scrivere in entrambi i pezzi, cioè delle melodie che abbiano una possibilità di estensione e di escursione che solo una grande cantante può fare, insomma. Quindi per me non solo è un onore, ma è anche una bellissima opportunità di lavorare con una cantante come Antonella Ruggero. Grazie a Remo. Grazie a voi. Allora, prima di passare a raccontarvi rapidamente le due mostre, facendovi vedere, sarà un po' una carrellata alcune delle immagini, e di invitare un ultimo ospite sul palco, però parlando ancora dello spettacolo per un momento, chiamo una persona che vive, non è goriziana, ma vive a Gorizia da tanti anni ormai, e che è la persona che è responsabile, positivamente responsabile, di tutto quello che avete visto nel video dal punto di vista tecnico, delle transizioni, delle animazioni, dei montaggi, e che farà la stessa cosa anche nello spettacolo e poi naturalmente anche nella mostra. Quindi chiamo sul palco per un momento anche Alessandro Trettenero. Ciao Alessandro, che non è molto abituato a parlare, però no, ci tenevo tanto che ci dicesse veramente due cose, perché lavoriamo ormai da diversi anni assieme e abbiamo fatto tante cose, e credo anche belle, come avete visto. Aiuto. Non sono abituato, non mi capita, sono di solito abituato a stare da quella parte del palco. Ed è ancora più straordinario il fatto che capiti nella mia città, perché Gorizia è da molti anni ormai la mia città, per cui sono veramente emozionato. Remo in realtà ha già detto tutto di quello che avrei potuto dire io, nel senso che poi ho la fortuna, l'enorme fortuna di lavorare con Marco da molto tempo, e poi ogni tanto arriva la telefonata e dice: ho un'idea nuova, ho un progetto nuovo, facciamo un progetto su Ungaretti. E Ungaretti. Oh, caspita. Sì, ho detto così. Facciamo un progetto su Ungaretti. Allora vado a trovare Marco e panico, cioè panico puro, perché ogni volta dice: ma adesso cosa facciamo di nuovo? E abbiamo questo enorme foglio bianco davanti, e poi Marco comincia a parlare e le immagini si formano, e poi arriva la musica di Remo, e poi arriva la voce di Gilberto e le cose che Marco scrive e che racconta, e come una specie di enorme vortice tutte queste cose si mescolano e prendono forma, e poi alla fine, il giorno prima dello spettacolo, arriviamo lì con panico, sempre, e diciamo: eh sì, caspita, ce l'abbiamo fatta anche questa volta. In questo caso direi che abbiamo messo qualche segno su questo enorme foglio bianco, ma il grosso del lavoro deve ancora essere fatto, per cui devo andare. Volevo solo fare un ringraziamento, perché qui con noi oggi è presente una persona, un giovanissimo studente del liceo artistico Max Fabiani di Gorizia, che mi darà una mano. Si chiama Manuel Pipani, è qua con la famiglia, e sono sicuro che la sua età, la sua curiosità, il suo talento sarà un grosso aiuto per me, ma penso per tutti noi. Grazie Alessandro. Grazie a voi. Bene, adesso vediamo di fare in fretta, e quindi a questo punto sì, io devo
Allora, introduco brevissimamente la mostra di Gorizia. È una mostra distribuita sui 4 piani, sui 4 livelli del Museo di Santa Chiara. Il vero problema del poi avere un'idea e raccontarla è che bisogna raccontare tante parole, no? E quindi fare diventare queste parole una mostra. Per questo motivo era nata l'idea anche di far lavorare gli artisti, appunto, sui luoghi del Carso. Faremo al Santa Chiara un percorso al contrario, quindi inviteremo il visitatore a salire all'ultimo piano, dove verrà creata una grande sala video da 100 posti, quelli che sono consentiti, e lì su uno schermo molto grande di 6 metri per 3, quindi uno schermo anche teatrale, non grande così, ma insomma molto grande, proietteremo per tutti i visitatori una sorta di documentario nel quale entreranno tantissimi protagonisti di questo lavoro che stiamo facendo a più mani, con tantissime immagini. Avete visto quelle girate con i droni sul Carso, ma poi ci saranno ovviamente immagini d'epoca, filmati d'epoca, fotografie, i quadri degli artisti. Quindi creeremo una grande storia di Ungaretti sul Carso con tutte le sue diramazioni, affinché il visitatore, sedendosi lì per quei più o meno 25 minuti, possa conoscere la sua storia. E poi andremo a discendere. Al piano ci saranno già dei quadri, anche a quel piano lì, quindi all'ingresso, salendo, la prima parte saranno dei quadri degli artisti contemporanei che lavorano sui luoghi di Ungaretti e anche sulla sua immagine, e poi la grande sala video. A scendere, approfondimenti continui. Consideriamo che alle pareti vi saranno sempre i quadri degli artisti. Al centro delle sale, delle 3 sale a scendere, ci saranno, grazie alla collaborazione con il Museo della Grande Guerra di Gorizia, e ci saranno delle teche con degli elementi fisici, perché questa mostra è una mostra anche di carattere molto immateriale, se vogliamo, per cui ho sentito il bisogno anche di fisicità dentro a queste sale. La fisicità sarà data dai fucili, dalle uniformi, dagli oggetti, dal filo spinato, perfino quello che caratterizzava la vita nel corso delle battaglie, in trincea, anche nella retroguardia. Il piano appunto a scendere, il primo avrà un grande approfondimento in una saletta a ciò dedicata, un grande approfondimento sulla letteratura. Ci sarà la lettura integrale trasmessa su un grandissimo schermo del Porto Sepolto, che abbiamo registrato nello scorso mese di novembre qui in uno studio di Gorizia da parte di Gilberto Colla, appunto, e poi degli altri approfondimenti di carattere letterario con le persone. Saranno 2 grandi poeti italiani contemporanei, Maurizio Cucchi e Paolo Ruffilli, che si occuperanno di analizzare il Porto Sepolto nella sua versione del 1916 e poi tutte le sue varianti. Quindi cercheremo di fare una cosa scientificamente perfetta, diciamo così, ma di porgerla al pubblico con un linguaggio che consenta a tutti di comprendere perfettamente le cose. E poi a scendere ancora ci sarà l'approfondimento di carattere storico, ed è proprio per questo motivo l'abbiamo affidato naturalmente allo storico che per eccellenza studia da tanti anni Ungaretti sul Carso, e voglio che salga qui, ed è Lucio Fabi, a cui abbiamo appunto affidato questo approfondimento di carattere storico. Vieni qui, Lucio. Grazie Marco, buona giornata a tutti. È stato una bella proposta di lavoro che ho accettato volentieri, perché, per dire, la storia di Ungaretti nasce da Ungaretti soldato sul Carso, no? Tu hai messo, lui si chiamava soldato ma poeta, tu l'hai girata modernamente, poeta e soldato, ed è un approccio che non può non stupire. Per dire, anche dalla vista del filmato, Ungaretti nel 66 ritorna dopo 50 anni sui luoghi in cui ha combattuto e ha un moto di stupore. Il Carso non è più un inferno, dice e scrive nella sua nota.
e l'abbiamo visto che non è più un inferno, anche se alcune scene derivano dall'incendio dolorosissimo dell'estate del 22, ma anche quelle scene portano lo spettatore a immaginarsi cosa poteva essere un Carso di guerra. E Ungaretti sul Carso in guerra c'è stato per quasi 30 mesi. Per raccontare la sua esperienza, io con l'amico Nicola Boldrini, a suo tempo nel libro Pianto di pietra, ma anche in altri lavori fatti di taglio più escursionistico con il Comune di Sagrado, con il Consorzio Culturale, per rappresentare, per raccontare la storia di guerra di Giuseppe Ungaretti l'abbiamo incrociata non soltanto con le suggestioni delle sue poesie, ma anche con le tante lettere che lui ha scritto ai suoi corrispondenti durante la guerra e che raccontano dei suoi stati d'animi, dei suoi momenti di esaltazione, ma anche di dolore e di pensosità. E ancora l'abbiamo intrecciato con i racconti di tanti umili soldati, fanti, ufficiali che hanno incrociato Ungaretti nel loro cammino di guerra, come tu hai fatto, come ho sentito fare con le madri calabresi, anche i soldati che incrociano Ungaretti, e qualcuno anche lo ha descritto, come ad esempio quel ufficiale che proprio a Versa nell'aprile del 16 consente a Ungaretti di avere più spazio e più tempo per i suoi lavori, per scrivere le sue poesie. E da quell'incontro nasce una amicizia che il tenente Giangreco e il soldato Ungaretti porteranno per tutta la vita. E io credo che incrociando le fonti diverse e anche le fonti fotografiche si potrà avere un quadro più completo dell'esperienza di guerra del soldato Ungaretti, che da lì nasce la sua poesia immortale internazionale. Sono luoghi poi che con Marco abbiamo concordato di sviluppare anche per un escursionismo culturale, luoghi in cui poter andare a trovare il senso, il luogo, lo spazio e ripensare a più di 100 anni fa. E credo che questo insieme tra arte, musica e storia possa restituire un quadro veramente più moderno e capibile a tutti. Grazie, grazie. Ed è esattamente quello che cercherei di fare, insomma, uno sguardo moderno, unendo, come mi piace molto fare fin da quando ero ragazzo, le varie arti. Credo che sia il modo per incontrare il maggior numero di persone possibili, perché magari a qualcuno piace la letteratura ma non piace la musica, o piace meno, a qualcuno piace l'arte, ognuno trova il suo canale per entrare. E questo progetto, che si definisce così con una parola un po' bruttina, insomma multidisciplinare, così ci capiamo, avrebbe la minima ambizione di fare esattamente questo. Adesso rapidissimamente una scorsa di 8 pittori sui 12, perché gli altri 4 non hanno ancora fornito delle cose finite. Questo ci dà anche l'idea che ci sono dei pittori che dopo 2 mesi e mezzo di lavoro non hanno ancora finito dei lavori, e altri che ne hanno fatti 10 magari, quindi anche la modalità diversa appunto di procedere. Lei è Laura Barbarini e allora questo tema delle rocce bianche con il sommaco rosso sopra è un tema che ha colpito molto, e ha colpito molto, questa è una cosa molto interessante, ha colpito molto i pittori, diciamo, da Roma in giù, che sono compresi in questo elenco che, ripeto, avevamo fatto assieme al caro amico Enzo Cainero. Perché il riverbero della luce del sud, della luce mediterranea, poi come vedremo in modo particolare in un artista siciliano che era carissimo a Enzo Cainero, e poi questo apparire del rosso. Quindi abbiamo visto Laura Barbarini,
Graziella D'Agioz, che è un'artista bellunese di origine, che è una delle 3 che sono in sala, e devo dire che quando siamo stati sul corso dell'Isonzo a novembre, lei che ha già lavorato su questo tema, su questi alberi, su queste radici che entrano nell'acqua del fiume, l'avevo vista effettivamente molto, molto contenta, e ha dipinto appunto questa immagine, poi assieme a tante altre cose. Una l'avete vista anche nel video, ed era quell'immagine presa dal Carso dall'alto verso il mare, con quel grande lago di luce in basso. Poi andiamo avanti, questo è, possiamo definirlo l'enfant du pays, che è naturalmente Franco Dugo, amico tra l'altro mio carissimo da tanti anni, e che ha fatto, fra l'altro ha finito due quadri, fra cui questo bellissimo veramente dell'Isonzo. E gli ho detto l'altro giorno, quando sono stato per mezz'ora a salutarlo in studio dopo una riunione che ho avuto qui, e gli ho detto, mi sembrano quasi delle cose legate così a questo suo amore che c'è verso la pittura americana dell'Ottocento, i pittori della Hudson River School, cioè dove il realismo si fa anche elemento fantastico, e trovo veramente un quadro molto molto bello, bravissimo Franco. E Matteo Massagrande, un altro dei grandi amori di Enzo Cainero, e lui ha dipinto, sta lavorando anche lui, ha dipinto 2 quadri finora. È un quadro molto grande, fa 2 metri di base, e è una versione della trincea lì sotto al San Michele, ed è un altro elemento, quello della trincea del San Michele, che ha colpito molto, e ci sono diverse versioni di questo. Andiamo avanti ancora. Cesare Mirabella, che è un pittore di origine calabrese, che è stato molto affascinato proprio da quei boschi bruciati, e quindi ha dipinto diverse versioni di questi boschi bruciati, molto essenziali, molto vicini alla parola di Ungaretti, io credo. Ecco, questa in questo momento l'ho scelta come immagine della mostra, poi vedremo, non sarà facile scegliere l'immagine definitiva della mostra, magari sarà questa, magari sarà qualcosa d'altro, perché racchiudere in un'unica immagine un progetto così vasto non è assolutamente cosa facile. Lui è Alessandro Papetti, uno dei più grandi esponenti della scena milanese della pittura italiana contemporanea, che ha dipinto questa versione, questa immagine appunto del grande poeta. Ecco, questo è il pittore di cui vi parlavo prima, Franco Polizzi, che è un pittore siciliano della cosiddetta scuola di Scicli, quindi 2 grandi maestri, Guccione e Sarnari, e anche lui affascinato da questo bianco delle rocce con quegli spruzzi lì del somaco nel tempo autunnale in alto. Ed è per me, metto dalla parte del critico d'arte quali sono per un momento, ed è molto interessante vedere che come la luminosità mediterranea che c'è sempre nei suoi quadri sia comunque riuscita ad entrare anche nella rappresentazione di un luogo che non è l'estremo sud ma è l'estremo nord, ed è una cosa molto bella, credo, di questo progetto. Andiamo avanti. Ecco, questo è Alessandro Verdi. E lui ha fatto, sono quadri che ci ha mandato non più tardi di una settimana, 10 giorni fa, di grande formato, perché sono quadri di quasi 3 metri, e lui ha immaginato, è un pittore, guardate, che era uno dei grandi amori di Enzo. Mi ricordo che ne abbiamo parlato, gli ho detto sì, però non lo trovo adatto a questo lavoro. Alla fine ho detto, ma sì, lo mettiamo. E devo dire che è sorprendente, perché voi dovreste vedere i lavori che fa normalmente, è sorprendente come stia entrato completamente, si sia tuffato, sia quasi sprofondato dentro questo immaginario ungarettiano, sprofondato dentro questo cielo immenso, dentro questo confine immenso, al di là del quale c'è tutto, c'è la progressione del tempo, la progressione dell'universo, e sempre adesso con questa immagine di Ungaretti che guarda dall'alto e osserva quello che è stato. Nel quadro che c'era dietro a Remo, che suonava prima, era il profilo del San Michele con il cipresso durante la notte, e qui invece è veramente solo cielo, solo nuvola, solo senso dell'infinito. Ed è veramente bello, perché c'è il legame tra ciò che è qui e ora e ciò che invece si dilata, dilaga fino a scomparire.
Bene, adesso andiamo all'oltre ancora, e allora mentre c'è questo meraviglioso quadro San Francesco del Deserto 1912 Gino Rossi, parliamo, per chiudere, parliamo della mostra di Monfalcone. Io credo che sarà una cosa veramente straordinaria. Qual è stata la mia idea? È stata quella di proporre al Comune di Monfalcone e alla Regione Friuli Venezia Giulia, e poi di legare questo nel progetto, di proporre una mostra che potesse rappresentare, al di là dei contemporanei che si vedranno a Gorizia, ma che in parte si vedranno anche a Monfalcone, di proporre i grandi artisti che in quel decennio, quindi nel precedere il conflitto mondiale, nell'essere dentro a quel conflitto tragico e nell'essere in coda a quel decennio, che in quel decennio, quindi dal 1910 al 1919, è quello che nel territorio attorno al Carso, nel territorio largo attorno al Carso, quindi le Venezie, gli artisti producessero. E allora, dire anni 10 nelle Venezie vuol dire parlare di Capesaro, il grande movimento che ha sede a Venezia, con delle mostre che partono dal 1908 e arrivano fino al 1926, ma in realtà la parte storica va proprio fino al 1919, dove si trovavano esponenti anche di altre regioni. Penso in modo particolare a Boccioni e a Casorati, quindi due tra i più alti interpreti della pittura italiana, e non solo italiana, della prima parte del XX secolo, e si ritrovavano lì nelle mostre di Capesaro a Venezia. E nelle mostre di Capesaro a Venezia arrivavano anche esponenti della pittura del Friuli Venezia Giulia. Insomma, era un crogiuolo, Capesaro, Venezia, anni 10 di modernità. Anzi, possiamo tranquillamente affermare come Capesaro a Venezia fosse il luogo della modernità. Allora, mi piaceva questo, e questo ho proposto, di poter realizzare una mostra storica a questo punto, con una cinquantina di pezzi, tanti quanti saranno quelli che si vedranno, degli artisti appunto storici lì nella Galleria Comunale d'Arte Contemporanea di Monfalcone, che ci facesse capire che mentre la guerra impazzava così negativamente, c'era comunque nel territorio circostante arte straordinaria, per dire ancora una volta come l'arte, comunque e nonostante tutto, abbia sempre continuato ad agire, e gli artisti abbiano sempre continuato a dipingere, per cercare di andare oltre, di stare al di sopra. A me piace sempre ricordare come un grande artista come Claude Monet, lasciata lontana la sua stagione impressionista, nel pieno della prima guerra mondiale, quindi esattamente in questo stesso momento, dipingesse le sue più grandi e dilatate ninfee. E aveva un figlio che stava combattendo nella prima guerra mondiale, eppure lui, nel suo confine del giardino di Giverny, eppure lui ha dipinto le sue grandi ninfee proprio negli anni fra il 1914 e il 1917, come se gli echi delle battaglie, anche del fronte francese, non arrivassero lì dentro, oppure fossero lo stesso stimolo e luogo dello spirito. Allora, vediamo. Allora, Capesaro vuol dire in modo particolare il binomio Gino Rossi-Arturo Martini, i due grandissimi artisti, l'uno pittore, l'altro scultore. Capesaro vuol dire un'attenzione rinnovata e meravigliosa nei confronti del paesaggio. Allora, questo è un Gino Rossi del 1912, sono le colline asolane, la zona del Trevigiano, Monfumo per la precisione. Naturalmente sentiamo il debito nei confronti in modo particolare della pittura di Gauguin, che è una cosa che ritorna in tanti di questi artisti. Andiamo avanti. Allora, invece qui siamo con Pellis, il grande friulano di Fagagna,
molto amato da Enzo Cainero, che aveva anche dei quadri di Pellis nella sua collezione. E vedete come da questo quadro paragonato al precedente siamo dentro quello stesso spirito, e cioè l'appoggio a Gino Rossi, arrivare per i rami, come si dice, all'opera di Paul Gauguin. Del resto Pellis, questo è un paesaggio proprio delle colline friulane, ma Pellis lavora 1910, 11, 12 proprio accanto a Gino Rossi nell'isola di Burano, che è una specie di Tahiti molto più domestica per i pittori della scuola di Capesaro. Questo è Moggioli, che è un altro dei grandissimi pittori di Capesaro. Diciamo che Gino Rossi e Moggioli sono i due grandi paesaggisti della prima stagione di Capesaro. Poi andiamo avanti e poi vediamo, questo è Springolo, un pittore talentuosissimo che interpreta la novità del futurismo in questo modo, cioè mescolando il gusto per il segno, per l'atmosfera anche molto accattivante del paesaggio veneto, la mescola proprio a questa reminiscenza in diretta praticamente con il futurismo. Andiamo avanti e questo è il pittore che si chiama Pio Semeghini. Vedete, sono le case a Burano, che raccoglie, lui era molto giovane, comincia a partecipare alle mostre di Capesaro nel 1919, quindi raccoglie l'eredità proprio dei Gino Rossi e dei Moggioli. Andiamo avanti e qui avremo nella mostra delle parti veramente straordinarie nel rapporto fra Arturo Martini a sinistra e Gino Rossi a destra, due grandissimi amici che rappresentano l'uno nella scultura e l'altro nella pittura un gusto che è un gusto tipicamente europeo di quel momento, perché passata la stagione, diciamo, gauguiniana di Gino Rossi, entriamo in quell'ambiente che è l'ambiente della secessione monacense, che poi sfocia anche nell'interesse, Gino Rossi a destra, della costruzione di carattere tipicamente cesaniano. Quindi avremo tutti questi riferimenti, vediamo questa immagine, vediamo anche la prossima, ecco qui, guardate, è incredibile questa vicinanza straordinaria. Queste sono tutte opere che ci saranno alla mostra, non vi sto facendo vedere, non sto facendo una lezione di storia dell'arte, queste sono tutte opere che ci saranno alla mostra e che ho già acquisito in prestito. Fra l'altro, come ricordava l'assessore Fasan prima, la galleria e comunque il comune di Monfalcone ha un rapporto già da alcuni anni con il museo di Capesaro, e quindi noi avremo una quindicina di prestiti da Capesaro, avremo prestiti da altri musei, ma avremo anche, ed è cosa proprio di 2 o 3 giorni fa, mi sono accordato con 2, forse 3 grandissimi collezionisti di pittura italiana del Novecento, per cui da queste collezioni, una cosa anche molto, molto rara, avremo per esempio i Boccioni e i Casorati, e quindi insomma sarà una mostra, assessore, glielo assicuro, veramente di grandissimo impatto. Sono queste due entrambe opere di Capesaro e sono la vicinanza più prossima assolutamente, tra l'altro le date sono identiche, 1912-1913, fra Gino Rossi e Arturo Martini. Andiamo avanti. Ecco qui, e poi devo dire grazie anche al Comune di Trieste e al Museo Revoltella, ai suoi conservatori e ai suoi dirigenti, perché naturalmente nell'immaginare questa costruzione, questa descrizione della pittura nel momento in cui sul Carso si facevano le battaglie, non poteva mancare, al di là della presenza di alcuni autori del Friuli Venezia Giulia a Capesaro, a Venezia, non poteva mancare il Cotè, soprattutto triestino chiaramente. E quindi ho chiesto questi 4 prestiti che ci sono stati molto gentilmente concessi dal Revoltella. Il primo è Gino Parin, ecco qui siamo in tutte queste cose nell'ambito appunto della secessione monacense. Questo adesso non voglio fare una lezione di storia dell'arte, però è un quadro che potrebbe ricordare per esempio un grande pittore tedesco del secondo Ottocento che si chiama Wilhelm Leibl, molto molto interessante. E lui fra l'altro è un pittore che nel 1944 muore nell'infermeria del campo di concentramento di Bergen-Belsen, per stare anche in ambito appunto non di prima ma di seconda guerra mondiale. Andiamo avanti, vediamo, ecco qui un quadro molto bello del 1912 di Vittorio Bolastio, è il soldato che suona il violino. Qui siamo più in realtà in un ambito tra Cézanne e il Gauguin
pre-Bretagna, quindi quello più impressionista. Poi andiamo, vediamo, ecco qua, Sambo, importante pittore sempre triestino di quegli anni, che è stato anche poi a lungo conservatore anche del Museo Revoltella. Questo è un quadro esposto nella mostra del 1913 della secessione romana, e poi chiudiamo questa piccola carrellata con l'autoritratto del 1914 di Piero Marussi, che era tra l'altro cugino di Guido Marussi, che è stato uno dei principali esponenti della pittura di Capesaro. E questo è un piccolo assaggio di quello che si vedrà a Monfalcone. 50 opere, ma poi in un'ulteriore sala al piano terra e in una sala al piano superiore avremo un'altra trentina di quadri dei pittori contemporanei, che così metterò in dialogo proprio con i maestri. Alla fine, quindi, solo pensando alla pittura, fra i 60-70 quadri che ci saranno a Gorizia e almeno gli altri 80 che ci saranno a Monfalcone, stiamo parlando solo nell'ambito della pittura di circa 150 opere da vedere. Bene, chiudiamo con 3 piccoli accenni. Ecco qua, allora, su questa immagine così, vorrei dire che anche, così come il progetto è diventato un progetto congiunto, anche il catalogo sarà un catalogo congiunto. Daremo il senso, più che un catalogo sarà un libro, in realtà, anche perché è piuttosto ampio, perché solo a riprodurre 150 quadri ci vogliono più di 150 pagine, poi ci saranno un sacco di saggi sulla letteratura, sulla storia. Riprodurremo in forma anastatica al centro del libro l'edizione del 1916 del Porto Sepolto, che grazie alla biblioteca di Udine avremo in prestito, e quindi mostreremo lì una copia, una di quelle 80 copie in una teca che furono stampate appunto nel dicembre del 1916 a Udine, e al centro di questo nostro libro avremo la riproduzione anastatica proprio di quelle 32 famosissime poesie del Porto Sepolto. Quindi faremo proprio un grande libro che spero potrà restare nella pubblicistica anche legata a Ungaretti. Poi vi accenno ad altre 2 cose, su altre 2 immagini, vediamo in che ordine le devo dire. Sì, ok, perfetto. Allora, è una mostra, credo, che si adatterà molto anche al mondo della scuola, al mondo scolastico, e quindi nel mese di marzo mi dedicherò a fare una specie di tour all'interno della regione Friuli Venezia Giulia, per andare a incontrare in più punti, che poi con l'assessorato andremo a individuare in più punti, ad incontrare gli insegnanti per raccontare appunto la mostra in anticipo sullo spettacolo teatrale che poi ci sarà il mese successivo, in anticipo soprattutto sulla mostra che ci sarà dal 26 di ottobre di quest'anno fino al 4 maggio dell'anno prossimo. Infine chiudo dicendo che la presenza di Promoturismo FVG ci darà la possibilità di creare tutta una serie di itinerari che poi noi speriamo i visitatori della mostra, itinerari sul Carso, sui luoghi di Ungaretti, che i visitatori della mostra potranno poi utilizzare anche con 2 modalità, perché sempre grazie a Promoturismo FVG tutti gli spettatori che verranno a teatro per gli spettacoli di aprile avranno in omaggio un coupon che darà diritto ad una visita guidata gratuita sui luoghi di Ungaretti sul Carso. Quindi grazie a Promoturismo per questo grande sforzo che fa, e quindi lo sapete già voi per primi che gli spettatori a teatro avranno questa opportunità. E poi, come avete sentito, Lucio Favi farà all'interno sempre di questo libro sulla mostra, sul progetto di Ungaretti, farà un testo che sarà un testo legato proprio agli itinerari storici per quanto riguarda appunto la vita di Ungaretti sul Carso. Quindi avremo anche tutto questo riferimento non soltanto dal punto di vista così astratto, ma avremo anche se vogliamo, da prenderci lo zaino in spalla ed andare sui sentieri di Ungaretti. Bene, allora io dovrei avere effettivamente concluso, è stata una cosa un po' lunga, un po' diversa, ma è una conferenza stampa un po' poco conferenza stampa, però insomma
c'erano tante cose di cui parlare. Prima di chiudere vorrei ringraziare tantissimo Davide Martinelli, che è lì dietro, che è il mio preziosissimo collaboratore, che mi ha aiutato tanto nel preparare, grazie Davide, nel preparare questa cosa. E io ringrazio nuovamente la Regione Friuli Venezia Giulia, anche tanto la dottoressa Anna Del Bianco, che è sempre un riferimento importantissimo per tutte le nostre iniziative, dirigente centrale della cultura della Regione, e poi naturalmente gli assessori Artico, Moretti, Gorizia, il sindaco Ziberna, il sindaco di Monfalcone, Cisinte, l'assessore Fasan, tutti i loro uffici, dirigenti. Stiamo facendo un percorso tutti insieme, io sono qui sul palco, ma ci sono tante persone dietro che stanno lavorando, che mi stanno aiutando e che stanno mettendoci tutto il cuore, tutta l'anima in questo progetto che, come ho detto all'inizio, e chiudo su questa cosa, ho voluto dedicare al mio caro amico Enzo Cainer. Avevamo promesso la locandina firmata, quelli che sono usciti la sono già presa, la trovate là sicuramente, firmata almeno da quelli che ci sono, manca la Antonella Ruggero e Gilberto Collo, ma le altre firme ci sono tutte. Grazie ancora.